Successivamente poi con la maggiore età non dovetti più portarmi dietro mia madre per le liberatorie e potei così partecipare ai vari casting. Nel novembre 2010 andava in scena a Roma lo spettacolo di Pierfrancesco Pingitore al Salone Margherita, spettacolo a rotta di collo che celebrava i 45 anni del bagaglino. Io partecipai ai casting e venni scelta come ballerina di fila. Ora voi potete immaginare che cosa significa per una che da bambina guardava in TV il bagaglino e insomma ammirava artisti di un certo calibro come Pippo Franco, Martufello, rideva alle loro battute, li guardava con entusiasmo come tutti gli italiani in prima serata. Io in quel momento della mia vita mi ritrovavo a calcare il palco insieme a loro tutti i giorni ad ogni replica. Questo appunto per me era come sognare ad occhi aperti, veramente. Quindi posso dire anche con un certo vanto che la mia prima esperienza lavorativa fu al Salone Margherita e con la compagnia del bagaglino, insomma. Questo segnò l'inizio della mia carriera e fu come una sorta di battesimo del fuoco. Da cosa nasce cosa, in un giorno in platea, durante una replica, ci sono Natascia De Nicola e Cristiano De Concilis. Sono due coreografi che si occupano appunto di spettacoli di varietà e notandomi mi propongono di entrare a far parte della loro compagnia, la Glamour Ballet. Io, chiaramente entusiasta, accetto immediatamente e inizio a lavorare con loro. Parte così una lunga collaborazione lavorativa e dopo si instaura anche una bellissima amicizia che dura negli anni fino ad oggi e con loro faccio tantissime esperienze e questo mi consente di arricchirmi tantissimo a livello lavorativo e professionale. Con soddisfazione lavoriamo per artisti come Umberto Smaila, Gerry Calà, portiamo lo spettacolo in giro per tutta Italia, nei varietà, nei dinner show. Insomma, un'esperienza veramente unica e tanto formativa che ci spinge poi ad arrivare anche ad esempio a Boston. Dopo però questa parentesi di varietà che ha caratterizzato il mio lavoro fino a quel momento, da brava romana di Roma partecipo a un casting. Serviva una ballerina solista per lo spettacolo teatrale della compagnia di Alfiero Alfieri che andava in scena al Teatro Greco di Roma. Lo spettacolo era il Marchese del Grillo, quindi insomma per una romana fare uno spettacolo del genere è qualcosa di davvero soddisfacente. Quindi io partecipo al casting e vengo scelta. Quindi mi piace ricordarlo perché anche quella fu una parentesi teatrale, quindi il teatro ha sempre un certo fascino e quindi con piacere partecipo anche a quel lavoro, faccio anche quell'esperienza. Tra un lavoro ed un altro, a un certo punto nel 2012 vengo contattata e mi viene fatta una richiesta un po' particolare. Si cercava per lo spettacolo dei gladiatori che veniva fatto da degli artisti circensi al parco divertimenti nei pressi di Roma, Rainbow Magicland, si cercava appunto questa ballerina che danzasse all'interno della waterball. Io all'epoca accettai pur non sapendo che cosa fosse una waterball. La waterball è una vasca trasparente, circolare a forma di semisfera ed è piena di acqua. La danzatrice quindi fa queste acrobazie all'interno sia in immersione che insomma esternamente e il pubblico può ammirare appunto il numero. Io appunto accettai e non fu tanto il lavoro in sé, ma ciò che caratterizzò il mio accettare quel lavoro fu importante perché questo mi permise di entrare in contatto con il mondo del circo. Quindi quella scelta si rivelò poi fondamentale. Io entrai appunto in contatto con questo mondo tanto particolare quanto affascinante e tra tutti i numeri, tra una prova ed un'altra, quello che mi rapì maggiormente fu quello dei tessuti aerei.